Se siete alla ricerca di un prodotto per effettuare delle mascherature nell'ambito della verniciatura dei vostri modelli, delle vostre miniature o stampe 3D, probabilmente vi potrà interessare questo prodotto, il Valleco Liquid Mask. Ma cos'è il Valleco Liquid Mask? Sostanzialmente è un'alternativa alle classiche bande adesive che vengono utilizzate per mascherare le varie miniature, modellini, stampe 3D quando bisogna verniciarle. Quindi normalmente si applica il nastro adesivo sul modello nelle parti che non vogliamo che vengano interessate dalla colorazione che vogliamo dare. Ad esempio, per passare un colore ad aerografo, ma vogliamo proteggere alcune parti che dovranno essere colorate o che già sono state colorate con un altro colore. Normalmente appunto utilizziamo questi nastri. Il Valleco Liquid Mask invece è un prodotto leggermente diverso, molto diverso in realtà. Si tratta di una mascheratura liquida, quindi un liquido. Questa è una boccetta di liquido, la boccetta è da 85 ml che viene dato direttamente a pennello. Quindi prendiamo questo liquido, lo applichiamo sulle parti del modello che non devono essere interessate dalla colorazione che vorremmo dare. Cerchiamo di passare velocemente il liquido sul modello in maniera tale da evitare che si secchi, si solidifichi e cominci anche a creare una serie di fili che sono difficili poi da gestire e che si vanno ad appiccicare poi ad altre parti del modello che non devono essere interessate dalla nostra mascheratura. Adesso abbiamo il pezzo che si è asciugato, possiamo vedere che adesso è ben saldo e ha una consistenza gommosa, quindi possiamo capire dove c'è la mascheratura rispetto a dove non c'è, perché al tatto, semplicemente al tatto, vediamo che possiamo sentire una superficie gommosa e leggermente appiccicosa, però è assolutamente asciutto perché sono passati un paio di giorni addirittura, quindi siamo tranquilli che possiamo andare a spruzzare la nostra vernice senza fare danno. Applichiamo soltanto in questo caso, dove sono in corrispondenza dei magneti, applichiamo una piccola maschera adesiva. Adesso questa parte non abbiamo cosparsa della mascheratura liquida, quindi la copriamo direttamente con una maschera classica che sarà sufficiente per proteggere la parte che non vogliamo che si colori. E adesso possiamo procedere con la colorazione. Una volta completata la fase di verniciatura, possiamo andare a rimuovere in maniera molto semplice, molto semplicemente, utilizzando semplicemente un dito e sfregando appunto sulla parte protettiva del Liquid Mask. Questo verrà via quasi istantaneamente perché lo strato solido in realtà è uno strato, una pattinatura gommosa, quindi una volta che comincerà ad andare via possiamo tirarlo via e questo si allungherà e si staccherà quasi da solo. Poi possiamo magari utilizzare anche delle pinzette nel momento in cui ci dovessero essere delle parti un pochino più complesse o delle parti in cui sarà più difficile rimuovere questa maschera liquida. Ok, come avete potuto vedere l'utilizzo è piuttosto semplice. Quello che vi posso consigliare è di non utilizzarlo su modellini troppo complessi e troppo, diciamo, frastagliati, perché altrimenti sarà piuttosto complesso asportare lo strato del Liquid Mask.
utilizzatelo soprattutto su superfici piane e magari utilizzatelo soltanto nella parte che intendete proteggere, sui bordi della parte che intendete proteggere. Dopodiché il resto del modello copritelo con dei nastri anche non di qualità eccelsa, perché comunque appunto sarà soltanto una protezione, diciamo, aggiuntiva, ma probabilmente non necessaria. Comunque sicuramente è un prodotto da provare, magari ci sono anche, se non volete acquistare questa da 85 ml, ci sono anche da 32 e da 17 ml, quindi boccette molto più piccoline. Sicuramente vi ripeto, da provare. In descrizione trovate i link per acquistarli su Amazon e niente, per ora è tutto. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Se volete iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sulle novità, sui nuovi video, e vi saluto al prossimo. Ciao!